Se un accordo fosse la mia vita, sarebbe un Mi minore. Mi minore perché comunque ho scritto due dei miei successi più importanti, che sono Sole spento e Senza vento in Mi minore. Ci sono giorni in cui mi sveglio spento e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Questo è Sole spento, che è un po' il manifesto degli ultimi Timoriere, della canzone più interpretata. E anche in questa canzone penso che l'ho scritta prendendo spunto da una lettera dal carcere che mi arrivò, e io mi rendevo conto che la situazione che questo ragazzo mi raccontava era la mia, anche se io ero un uomo libero, ma in realtà, ecco, i problemi che ho avuto spesso di salute ti fanno sentire a volte un po' in prigione. Beh, la mia carriera, così come la mia vita, è un ottovolante. Se dovessi fare un grafico, sarebbe una sinusoide impazzita, no? Sono la fine degli anni '80, bisogna partire da lì. C'era questo humus che veniva definita New Wave italiana. I Litfiba, i Diaframma, probabilmente erano un po' le punte di questo piccolissimo iceberg. Un movimento rock non esisteva. I Timoria erano giovanissimi e ci trovammo a fare musica in italiana proprio perché ci ispiravamo un po' a queste band, ma il nostro stile era ovviamente più vicino al rock, all'hard rock addirittura. Quando appunto cominciamo a funzionare, la gente iniziò ad arrivare ai nostri concerti. Ecco. In pochi anni arrivammo a riempire il Palalido di Milano di paganti, e quella fu una svolta epocale, non solo per i Timoria ma anche per il rock italiano. Grazie! Allora ci siamo! Siete pronti? Nei momenti in cui magari mi godevo il successo, mi godevo Sanremo come successe la prima volta, proprio dopo aver preso il premio per il miglior testo a Sanremo con Lavoro inutile, mi ricoverarono d'improvviso, ero in fin di vita ormai, per un aneurisma aortico già dissecato, quindi ero già dissanguato. Riuscirono a salvarmi miracolosamente, e da più di 10 anni ormai lotto con questa malformazione, con questo problema che mi ha già portato 3 volte sul letto operatorio. Però ogni volta, ecco, tra un'operazione e l'altra, fa un po' ridere a raccontarla così, ci sono dei momenti in cui ho vinto ancora tante scommesse. La prima è quella di non arrendermi, e da lì, insomma, legato a una canzone dei Timoria per i miei fans molto importante, che era Il Guerriero, da lì hanno iniziato a chiamarmi Guerriero i ragazzi, perché non mi sono abbattuto. Appena sono stato bene, 1 anno e mezzo dopo, ho cercato di ricominciare, se non fosse che con cadenza ritmica ogni tanto il mio cuore mi richiama l'attenzione e mi dà dei grossi problemi. L'ultima operazione che ho affrontato 7-8 mesi fa è stata davvero drammatica e molto complessa, tant'è che hanno organizzato a Bologna, dove c'è questo centro straordinario cardiochirurgico, addirittura 3 TAF cardiochirurgici
per portare avanti questa operazione che è durata più di 12 ore. Cosa ho fatto? Appena sono stato bene, ho chiesto se potessi prendere la chitarra in mano di nuovo, perché il mio terrore è che una volta mi dicano non puoi più cantare, non puoi più suonare, e mi sono rimesso subito in carreggiata e ho cominciato da pochi giorni la nuova tournée. Qui siamo nel cuore di Brescia, proprio nel cuore della città dove sono nato, la città che amo, e questa casa nobile, una ex casa di nobili, appunto la famiglia Poddighe, famiglia di musicisti bresciani che collaborano con me, ha creato questo studio di incisione molto molto particolare, che definirei quasi un home studio, e si trovano delle sonorità straordinarie. La mia fortuna sono state le mie passioni, quello che dico sempre a tutti, a mio figlio in primis, è che spesso le passioni possono diventare anche un mestiere. Io ero appassionato di pittura, di contaminazioni tra le arti, organizzavo festival, mi occupavo già un po' di cinema e di televisione, avevo scritto delle colonne sonore, sono docente di un master all'Università Cattolica di Milano, lavoro a teatro, ho scritto e interpretato delle pièce, non mi sono mai fermato, arreso ma neanche commiserato, no? Ecco, un piano B lo consiglio sempre anche a mio figlio: Pablo, tieniti sempre un piano B nella vita, che non si sa mai, e a me ha aiutato a tenere duro tutti questi anni.